Teachable Machine è un ambiente virtuale messo a disposizione da Google per addestrare un'intelligenza artificiale partendo dalla prima fase, cioè dalla costruzione di un dataset adatto appunto per istruirla. È un vero dataset quello che si va a costruire, è una vera intelligenza artificiale quella che si va ad addestrare. Lo scopo di questo ambiente è didattico, nel senso che serve per far vedere com'è il flusso di lavoro in questo caso, da cui appunto anche il nome Teachable Machine. Iniziamo. Allora, è possibile costruire un dataset basandosi su tre tipi diversi di dati, o per immagini, diciamo elementi audio, oppure con le pose. Le pose vuol dire sostanzialmente mettersi davanti alla webcam e passare diverse pose dell'intero corpo. Audio vuol dire sia suoni ma anche parole, ovviamente. Progetto per immagini invece vuol dire quello che dice il nome, caricare delle immagini. Scelgo questa modalità. Allora, si arriva in questo ambiente. Questo è l'ambiente vero e proprio in cui si va a costruire il dataset e poi istruire l'intelligenza artificiale. Lo scopo che mi voglio prefiggere in questa prova è addestrare l'intelligenza artificiale a riconoscere il segno del pollice in su o pollice in giù, quindi una mano stretta a pugno con il pollice teso che esce in su o in giù. Nell'ambiente si vedono questi due elementi sulla sinistra, sono due cartelle in cui vanno inserite le immagini. In una vanno inserite le immagini che contengono il pollice in su, nell'altra vanno inserite le immagini che contengono il pollice in giù. Rinomino le cartelle. Potrei caricare delle immagini già pronte oppure utilizzare la modalità webcam. Utilizzo la modalità webcam. Ecco, a questo punto io devo sostanzialmente utilizzare la webcam per costruire delle immagini. Nel momento in cui tengo premuto questo tasto, cosa succede? La webcam parte a registrare e dal filmato il sistema estrae dei frame che vanno a riempire la cartella. Nel momento in cui vado a cliccare, il sistema parte subito, per cui mi devo preparare. Io quello che voglio è istruire l'intelligenza artificiale a riconoscere o questo segno o questo segno. Il fatto di riempire le due cartelle con tante immagini con i due segni serve per dare all'intelligenza artificiale del materiale da analizzare in modo tale che possa imparare a discriminare e a riconoscere tra pattern diversi, per cui deve imparare a riconoscere questo segno e deve imparare a riconoscere questo segno. È una modalità base, nel senso che le immagini che verranno fornite saranno senza nessuna descrizione. Quindi veramente è l'intelligenza artificiale che analizza e impara da sola. L'altra modalità è inserire delle immagini con una descrizione. La descrizione è sia generica sia descrizione specifica degli elementi contenuti all'interno delle immagini. Nei commenti poi metto un link a un articolo che ho scritto proprio su questa seconda modalità. Vado a riempire le cartelle. Parto subito in posizione perché appunto nel momento in cui vado a cliccare parte subito. Benissimo. Faccio la stessa cosa per l'altra cartella. Ho generato un po' di immagini, vado ad addestrare il modello. Benissimo, in questa finestra io posso andare a testare il modello e soprattutto verificare la bontà del modello creato. Nella parte sotto Output io posso vedere queste due barre mi dicono con che percentuale di riuscita riconosce il segnale che gli faccio. Per cui vediamo, lo riconosce. Ah, c'è qualche problema. Vediamo un altro segno, lo riconosce abbastanza, perché dice che più o meno sul 90%, il 90% è il segnale che gli sto mandando è di pollice in giù, però insomma la percentuale di errore può essere anche abbastanza alta. Questo succede perché in realtà non gli ho dato tante immagini,
più o meno, vedete, sono 17 immagini per ogni campione. Sono veramente poche. Per fare questo tipo di addestramento occorrono tante immagini. Per cui quello che faccio adesso è andare a riempire ulteriormente le due cartelle. Ovviamente vuol dire che devo anche muovere tantissimo la mano per generare immagini che permettano all'intelligenza artificiale di vedere situazioni diverse fra di loro. Se io tenessi la mano solo qua davanti al viso non funzionerebbe, che è quello più o meno che ho fatto qui. Ecco, gli sto generando tante immagini diverse, tante situazioni diverse, quindi con la mano col pollice in su in tante posizioni diverse. 422 campioni. Stessa cosa sotto. Ecco, in realtà io dovrei, e adesso lo faccio, anche dargli le immagini con la mano destra. In questo momento qui le immagini generate sono state generate utilizzando solo la mano sinistra. Quindi mi preparo. Cerco di coprire tutte le posizioni e le combinazioni possibili. A questo punto vado ad addestrare il modello. Ecco, rispetto a prima, avendo generato molte più immagini rispetto al primo tentativo, la fase di addestramento sarà più lunga. In questo momento sta analizzando tutte le immagini e sta cercando all'interno delle immagini dei pattern che si ripetono, per cui diciamo la fase di apprendimento vera e propria. Ecco, vedete anche visivamente rispetto a prima la velocità è diversa, appunto per la questione del numero di immagini generate e sottoposte all'analisi. Si tratta comunque di quasi 1500 immagini, tutto sommato non è molto lento. Tenuto conto che è un service e quindi probabilmente in questo momento, sicuramente in questo momento qua ci sono altri utenti che stanno utilizzando questa risorsa. Benissimo, adesso andiamo a riverificare. Diciamo che la risposta è molto più decisa rispetto a prima. Anche diciamo quella più problematica, la mano davanti al viso, la risolve bene. Stessa cosa con la mano destra. Bene, sembra avere funzionato. Abbiamo addestrato un modello che è in grado di riconoscere il segno di pollice su e pollice in giù. Tutto bene? Faccio un'altra prova ancora. Adesso mi alzo, mi tolgo e metto solo la mano. C'è qualche problema, nel senso che ha più difficoltà a riconoscere i segnali. Quindi la percentuale, diciamo, la probabilità di errore cresce.
Questo succede perché in realtà il tipo di immagini che gli ho sottoposto sono così, cioè è vero, la mano chiusa a pugno con il pollice che esce in su o in giù, ma in realtà c'è anche la mia figura dietro la mano. Quindi quello che ha imparato l'intelligenza artificiale non è il segno del pollice su, pollice in giù, ma ha capito che questa cosa qui, pollice in su, pollice in giù, comprende la mano con il pollice chiuso a pugno, con il pollice teso, il braccio orizzontale e dietro una figura con dei vestiti scuri. Nel momento in cui io tolgo un elemento, quindi tolgo la mia figura, eh, la macchina va, diciamo, ha dei problemi a riconoscere il pattern, perché non è quello che, non è quello che ha trovato nelle immagini che gli ho dato per allenarsi. Conclusione, per creare un dataset adatto ad istruire un'intelligenza artificiale occorre innanzitutto inserire un adeguato numero di immagini, dove l'adeguato innanzitutto vuol dire tante e adeguato può cambiare a seconda della modalità, quindi se io utilizzo la modalità, quella che ho usato in questo caso, quindi immagini senza nessuna descrizione, oppure se utilizzo immagini con una descrizione. Nel caso delle immagini senza descrizione occorrono più immagini. Occorre poi dare delle immagini che vanno a coprire tutte le casistiche possibili. Dare un'unica casistica, come ho fatto io in questo caso, mette la macchina nelle condizioni di non sapere riconoscere con un adeguato livello di sicurezza il pattern, quello che io pensavo di avergli dato, nelle altre situazioni. Quindi la costruzione di un dataset corretto è una fase importantissima, non basta semplicemente prendere e cacciare dentro più immagini possibili. Occorre che siano immagini costruite per questo scopo.